Bentornati sul mio canale ragazzi, oggi inizio dicendo che non vi autorizzo minimamente a pensare che io possa aver sostituito con questo monitor la mia storica lavagnetta con la quale descrivo le cose nella maniera più totale. Ebbene ragazzi, oggi saranno utilizzati entrambi perché andrò a descrivere quelli che sono, attraverso le immagini e attraverso la mia lavagnetta, andrò a descrivere il video di oggi. Di cosa parleremo? Gelosa. Questa non la taglio ragazzi, è il live che c'è su questo canale. Oggi dicevo andremo a descrivere il parallelo dei regolatori di carica. Molte domande sono fatte sul canale e anche in privato tramite le mail eccetera. Gianni, quanti regolatori di carica posso mettere su un impianto fotovoltaico? Ci può essere conflitto tra di loro? Se ne metto tanti pannelli, non c'è una carica eccessiva delle batterie? Come vanno configurati? Ebbene, tutte queste domande oggi troveranno una risposta proprio in questo video che reputo uno dei più importanti del canale perché riguarda proprio la formazione di base del nostro impianto. Ci vediamo come al solito fra 4 secondi dopo l'immagine iniziale. Buona visione! E a questo punto partiamo in quarta con un'immagine. Qui, come ben vedete, abbiamo un toroidale arancione, il classico bestione arancione. E poi, già l'avete notato, abbiamo 1, 2, 3, 4 regolatori di carica. Questi sono 4 e-Power che sono stati montati dall'amico del canale e hanno la funzione di prelevare la corrente dai pannelli e inserirla nell'unica batteria che ha lui, che è una 2P16S, cioè 30 kWh. Ora, l'amico del canale cosa ha fatto? Ha collegato i pannelli sul capannone. Qua sopra c'è un capannone, lo vedete anche dal contorno. Lui ha costruito anche questa cabina dove c'è anche l'aria condizionata per l'estate perché il posto è molto caldo. Insomma, lui ha tanta produzione. Come dico spesso, tanti pannelli perché devono soddisfare anche le mezze giornate di sole, oppure il sole appare e poi sparisce. Quindi quanto più andiamo rapidi in batteria, carichiamo per poi utilizzare. Ebbene, l'amico del canale che cosa ha fatto? Ha posizionato sul tetto la bellezza di 18 e qualcosa, quasi 19 kilowatt di pannelli. Bene, lui li ha divisi, ha messo 4 regolatori di carica che sono i 6, 4, 15 AN. È una persona molto competente, è un tecnico, è molto bravo, non sapeva di fotovoltaico e ha iniziato col canale. Difatti i componenti, quando vedete questi componenti sapete che arrivano tutte le direttive dal canale Energia Fai da Te, e ha connesso 4 kW e mezzo abbondanti per ogni regolatore di carica. Voi sapete che i regolatori di carica hanno 2 soglie. La prima è la soglia di range di funzionamento, cioè il 6415 funziona e produce sempre al massimo 3 kW, ma accetta un'installazione fotovoltaica di 4,5 kW, cioè 4,5. Quindi noi sul tetto possiamo mettere 4 kW e mezzo, lui produrrà sempre 3. Quando serve questo, l'ho già detto in altri video, serve quando c'è l'alba, il tramonto o l'inverno dove la produzione è inferiore ma abbiamo più pannelli. Mai oltre 4,5, anzi stare un po' sotto, e non produrrà mai più di 3, quindi produrrà sempre meno. Detto questo, lui produce alla sua massima potenza 12 kW solari. Bene, cosa succede? Il sole entra qui, passa e diventa parallelo. Lo vedete qua il parallelo? Si congiungono tutti e 4 le e-Power. Lui ha preferito, ad esempio, vedete, non mettere la barra equipotenziale. Lui va direttamente sullo stacca batterie. È un 500 ampere. Gli ho chiesto ma scalda quel prodotto, perché anche voi poi dalle segnalazioni mi date anche gli input della vostra esperienza. Non è che posso avere 10 impianti per andare a dirvi tutto nelle diversità. Allora cosa succede? Questo non scalda e va attraverso il suo cavo grosso, quindi un 70 mm quadri, arriva direttamente in batteria. Ora, il tetto dei capannoni, si sa, non è come le case, è così, e lui ha messo i pannelli sulla falda est e sulla falda ovest.
Ecco che lui mi dice che non produce 12 kW come massimo, come consentirebbero i 4 Pever, ma arriva a qualcosa meno, 9-10. Ebbene, 9-10 entrano in batteria. Primo aspetto, una batteria da 30 kWh, per avere longevità non bisogna superare lo 0,3-0,5 di carica continua. Ok? Qui ci sono dati tecnici che vorrei che pian piano o vi appuntate o riguardate questo video più volte in modo da assimilarlo. Ebbene, quando buttiamo 9-10 diciamo kilowatt all'interno delle batterie, è un terzo della capacità della batteria, quindi 30 kWh noi stiamo buttando dentro 10 kWh, ok? Ebbene, abbiamo un terzo significa 0,3 circa, 0,33, quindi siamo ancora nell'ambito della longevità. Vi ricordo che le LiFePO 4 di questa tipologia possono essere caricate saltuariamente con dei picchi da 1C, ma non gli fanno bene. 1C significa che io gli posso buttare dentro anche 30 kWh, ok, dentro, però soprattutto se la batteria è molto carica, buttare 30 kWh crea forti sbillacciamenti che devono essere recuperati dagli equalizzatori attivi. Ecco perché invece con 4 Pever e 18 kW di pannelli e la gestione dei 10 su un tetto con circa 10 gradi è perfetta, perché non è a sud ma è un est e un ovest, quindi sorge soprattutto in inverno molto fiacco e quindi da sempre 9-10 perché sono tanti pannelli. Detto questo, quando sorge inizia a produrre, butta dentro tanto, poi ecco, quando arriva a mezzogiorno, soprattutto in estate che il sole è molto alto, a quel punto c'è la produzione massima. Ebbene, quando entrano tutti questi kilowatt, cosa succede alle batterie? Le batterie salgono, ma non in carica, salgono in tensione, perché la tensione, la falsa tensione, come ci sono i falsi positivi sul BMS, questa finta tensione, questa falsa tensione porta le celle al suo settaggio. Lui ha voluto fare 54 volt di bulk. Il bulk, vi ricordo che è il punto massimo di arrivo che stabiliamo noi. Lui ha detto: io voglio dare longevità, ho 30 kWh, non uso tutta sta roba, e allora ha messo 54, io metto 55 perché voglio usare sempre le batterie al massimo in modo che con 2 o 3 giorni di nuvoloso possa avere la mia energia. Ebbene, con questa potenza, quando la batteria arriva intorno al 50-60%, arriva a 54 volt. E lui dice: a me va bene così. Ma è arrivato al 60, 70, 80, dopodiché passa subito, vedete, uno dopo l'altro, chi prima chi dopo, non c'è problema, perché sono autonomi, ma settati tutti alla stessa identica maniera. Lui li ha settati tutti a 54 volt, poi ha messo il float a 53 volt. Quando la batteria arriva fintamente a 54, questi passano progressivamente, chi più chi meno. Quello della mattina dopo, perché ormai il sole sta girando, quindi rimane magari ancora un po' alto, però come tutti arrivano a quella tensione, pam, passano al float. Quanto tempo di bulk, e questo è un altro fattore importante, cioè quando arrivo al bulk, quanto devo restare lì? La funzione di time sul bulk è importante. Lui ha preferito dire 0, ovvero il minimo è 10 minuti. Lui ha messo 10 minuti, quindi i pannelli continuano a produrre, i regolatori danno alla batteria per 10 minuti questa massima potenza. Attenzione, non danno 10 kW perché per mantenere i 54 volt loro devono scendere automaticamente gli ampere, e quindi a 54 sarà 10 kW. Dopo un minuto comincia a diventare 9, 8, 7, 6 fino a scendere, e io quando vado la sera trovo sempre la batteria al 100%. Questo è un fattore importante, ma lui come ci è arrivato? Attraverso la pianificazione. Non ha detto faccio così, vediamo cosa succede, ma guardando, progettando e supervisionando costantemente, soprattutto nei primi mesi dove ci sposiamo l'impianto, lui ha dedotto che sul suo tetto, con la sua angolazione quasi piatta praticamente, senza gradi a sud, ma questo leggero est-ovest quasi piatto, e in base alla potenza, in base ai consumi eccetera, lui così si trova bene. E questa è la sua scelta. Si rovina qualcosa, si scarica le batterie? No, assolutamente. Si perde longevità? No, assolutamente, perché la sua massima carica sarà sempre 0,33C, che è eccezionale. Quindi va bene così questo impianto.
va calcolato. Dopodiché gli e-Paver passano a 53 volt come impostato lui e lui la sera dice mi ritrovo sempre pieno. Quale può essere una problematica? Mettiamo che di giorno c'è tanto sole, poi verso l'1 alle 2 la batteria all'80% arrivano le nuvole. Ecco che allora entra meno sole e quindi le batterie, rimanendo a 53 e con meno sole, vanno a caricare più lentamente. Allora può darsi che la mattina, la sera, troviamo 90%. E va benissimo Gianni, per me 85-90 non è che ho bisogno di caricare sempre al 100%. Ebbene, questo è quello che avviene, è quello che alcuni di voi volete, cioè una carica a volte 100, a volte 90, a volte 85. In questo modo si dà un gap di longevità molto ampio. Ricordo che quando si dice la longevità dell'Elifepo 4 è 10 anni, non significa che 10 muoiono, ma a 10 anni possiamo avere ancora, se le abbiamo trattate bene, l'80%. Poi arriviamo a 15, 18, 20, ma fra 20 anni ci saranno 100 tecnologie nuove. Ok? Io dico una cosa, gliel'ho detto anche a lui, però è chiaramente il bello di questo canale è che poi siete voi a scegliere il vostro impianto, come progettarlo, come settarlo, come configurarlo. Io gli ho detto perché non metti il bulk a 55 volt, cioè massima carica 55, entra molto più corrente, e poi il float, come sto consigliando ultimamente, lo metti, se vuoi la carica totale ovviamente, a 54. Ebbene, a 54, 55 di bulk, 54, siamo sicuri di arrivare belli alti con le batterie, e il tempo di bulk, di mantenimento del bulk, quel time lane, non lo metto 10 minuti, io lo metto un'ora o 2 ore a seconda di quanti pannelli ho, e rimane a 55 per un'ora, mezz'ora, 2 ore. Dovete valutare voi in funzione di quello che ho detto prima, il posizionamento e la quantità di pannelli e tutto il resto. A questo punto quello che consiglio io è 55, provate con un'ora di tempo, poi passa al float che è 54. Qui avete un'idea. Stracaricato e lunedì pomeriggio c'è ancora tante ore, no, allora alleggeriamo, abbassiamo un attimino l'uno e l'altro. Ok? Sono scelte, sono configurazioni, ma sono soprattutto frutto di valutazione, di pianificazione, eccetera. Passiamo a un altro aspetto che riguarda questo amico del canale, che è molto molto interessante, l'utilizzo dei dry contact. Ebbene, adesso vi faccio vedere nella stessa foto il nostro amico del canale ha posizionato 3 dry contact. Con 3 dry contact cosa ci facciamo? Lui ha settato, innanzitutto i dry contact segnano la stessa tensione, 53,7, c'è un equipotenziale qua che è fantastico, raro. Ebbene, lui questi li aziona in un modo che lui ha scelto, ma che ovviamente noi sceglieremo completamente diversamente, in maniera diversa, ma che è molto utile. Lui ha detto: Gianni, quando io arrivo al primo stadio, dove in funzione di una tensione impostata che è soggettiva perché dipende dalla velocità di carica delle batterie, io vado a far partire una pompa di calore di un boiler molto grosso e una resistenza di 500 watt, cioè il primo fa tic, resistenza acqua calda 500 watt e una pompa di calore da circa 500 watt, quindi ho 1 kilowatt che me lo preleva perché c'è il sole che sta buttando, quindi non arriva al bulk di 54 che lui ha stabilito, ma è sotto, perché quando a 50, mi sembra 2,8, cioè 53, parte il primo dry contact, tutto l'eccesso che vorrebbe rallentare quando arriva a 54 invece no, continua, e quindi i kilowatt vanno dentro le batterie, ma una fetta vanno in acqua calda. Poi lui cosa ha fatto? Ha posizionato il secondo sull'altra resistenza da 1000 watt, quindi quando arriviamo a 53,9, ebbene, invece che arrivare al bulk e dire dopo 10 minuti basta, tic, parte l'altra resistenza, quindi c'è l'assorbimento che fa calare la finta tensione e quindi il sole continua a buttare dentro senza essere fermato. Questa è una grande ottimizzazione, usiamo il sole senza rallentare la sua potenza per scaldare acqua con la prima resistenza, così non strafacciamo e la pompa di calore tranquillamente porta l'acqua a 48-50 gradi, il 500 watt aggiuntivo la butta su di qualche grado, i 1000 watt aggiuntivi cominciano a innalzare le temperature e quindi alla fine della giornata abbiamo un bel contenitore di acqua calda pronta per i sanitari
e il sole che ha riempito le batterie al 100%. Qui praticamente diamo una riduzione di potenza al sole a beneficio dell'acqua calda sanitaria. Che cos'è il terzo? Il terzo lui l'ha messo perché gli piace l'elettronica, perché a distanza gli comunica, visto che lui non è lì vicino, gli accende la spia, quella ve la ricordate, la spia, quella della bifase, cioè che segnala che stai andando a inverter, quando quella si accende segnala inverter. Ebbene lui l'ha fatto per un motivo, non tanto per avere questa spia, ma per sapere che da lì a poco potrebbe passare a rete. Cioè quando questa spia che lui ha tarato su una certa tensione, intorno ai 50, si spegne a distanza, ebbene spegnendosi lui dice fra un po' passo a rete. Quindi se volevo fare una torta, se sto utilizzando il forno, se volevo usare carichi importanti, lo faccio domani. Quindi è un segnalatore di abbassamento della tensione. Ma è chiaro amici, si può fare in 100.000 altri modi. Io vi sto descrivendo questo impianto molto, molto bello di questo amico del canale. Qua c'è il BMS con l'equalizzatore attivo, vedete? Ha scelto l'impianto 48 volt, 6 kW, lui dice mi va benissimo tutto. Se mi chiedete che cos'è questo, ho dovuto chiederglielo anch'io, curioso, gli ho detto ma cos'è questo attrezzo qua? Ebbene lui ha messo una telecamerina motorizzata che va a controllare lo shunt, che qui vicino si vede poco ma c'è, gli va a vedere lo shunt, quindi vede se sta entrando, quanti ampere, in più è rotativa, gli va a vedere un po' tutto l'impianto, se è successo qualcosa, se c'è del fumo, cioè lui dice io sono via al lavoro, mi connetto col telefonino e vedo il mio impianto. Ragazzi, ma vi rendete conto su questo canale, ma anche con la vostra inventiva, quanto si sta generando quello che è la propria soggettiva progettualità, invenzioni che gli amici del canale fanno. E questo è molto bello, molto piacevole e mi piace avere questo canale per aver dato tutti questi stimoli. Ora, tutti gli amici del canale che invece hanno preferito gli ibridi mi dicono ok Gianni, e con gli ibridi che facciamo? Lo vediamo fra un secondo, perché chiudo questa immagine e andiamo ad aprire quello che è un impianto fatto con gli ibridi. Ok ragazzi, questo è un altro amico del canale carissimo che saluto se sta guardando questo video. Ebbene, descriverò adesso brevemente il suo impianto. Ma avete visto già subito una cosa? Inverter ibridi, qui ce ne sono due più uno che ha smontato, e quindi sono tre, con 3 e-Power. Questi 3 sono tutti in parallelo su questa barra equipotenziale. Qui a destra vedete la barra equipotenziale positiva e qui la negativa, un fusibile primario di una certa importanza e secondari sugli inverter. Ebbene, anche qui l'impianto è fantastico, non ve lo descrivo, ma ciò che interessa in questo video sono proprio questi 3 e-Power. Ma perché non ho utilizzato gli ibridi che hanno anche l'ingresso solare fotovoltaico? Ebbene, i motivi sono tanti, ragazzi. Io ve ne dico alcuni. Ad esempio, quando abbiamo questi 3, come avete visto con l'amico del canale precedente, e sono tutti settati alla stessa maniera, non c'è nessuna discrepanza. E questo amico del canale ha una falda a est, una falda a ovest e una falda a sud. Quindi sono 3 falde diverse. Lui prende il sole in 3 momenti rotativi, dove uno produce subito la mattina, l'altra tanto a mezzogiorno e una sulla fase tramonto, e ognuno di loro butta dentro ampere diversi. Ebbene, vengono gestiti tranquillamente, ognuno per conto suo, in parallelo qua sulla batteria. Anche qui c'è un 2P16S, ok? Quindi 30 kWh riempiti da questi 10 kW di impianto fotovoltaico. Bene, come si comportano gli ibridi? Vanno bene se sono settati alla stessa maniera, eccetera, però da quelli che sono stati i miei test nel tempo, io ho visto che a volte ci sono delle discrepanze dove uno va in blocco e l'altro no. Perché questo? Perché non è sempre settabile, come ad esempio se guardate il settaggio degli e-Power, ci sono tantissime voci sui tempi, sui bike, eccetera. L'ibrido lavora un po' a percentuale di lavoro, cioè quando sto arrivando all'amperaggio
che tu hai richiesto e alla tensione della batteria, io comincio anche a rallentare prima. Cioè tutte queste differenze creano, se si montano tanti ibridi in parallelo, o anche regolatori di carica diversi, un ibrido con un e-Power piuttosto che altre marche, eccetera, si possono creare quelle che io chiamo delle non sintonie, cioè l'impianto deve essere quanto più sintonico. Ora, chiariamo un aspetto: se voi dite ma posso mettere regolatori di carica diversi in parallelo? Sì, però la garanzia di buon funzionamento, come piace a me, non è sempre garantita. Mentre da test e stratest, oggi vi ho presentato anche due amici del canale, gli e-Power ne mettiamo, e questi tutti settati allo stesso modo, e tra l'altro vedete anche che questo è più piccolo, questo è più grosso. Qui ci sono due che sono se non è, vado a memoria, mi sembra che sono i 10 4 15 e questo è un 6 4 15. Allora, cosa succede? Che una volta installati e settati, questi tutti si muovono fantasticamente e caricano la batteria. Non c'è perdita di longevità. Attenzione, una cosa importante: ci sono alcuni ibridi che sono settabili nell'amperaggio, cioè io posso dare, che ne so, 90 ampere, allora riduco gli ampere a 80, 70 in modo che faccio entrare meno nella batteria. Sì, ma cosa faccio poi? Quando è l'alba e il tramonto vado a aumentare gli ampere perché me ne servono di più, o se ho più bisogno, se è nuvoloso, cioè invece qui danno sempre il massimo della potenza, ma quando arriva la tensione loro rallentano automaticamente l'amperaggio. Il settaggio degli ampere limita la potenza massima dell'ibrido in un settaggio che è costantemente da modificare. Ma questo non significa che non possiate farlo. Ovviamente, se vi piacciono gli ibridi che sono molto più semplici, arrivano i cavi direttamente, entrano dentro, andate in batteria, va bene. Tra l'altro questi sono anche parallelabili, quindi si possono mettere in parallelo per creare, se ne avete tre, o la trifase o la triplicazione della monofase con le varie potenze. Questi nello specifico sono da 5 kW/1, quindi 5, 10, 15, cioè o 10 in questo caso. È interessante anche questo. Tornando all'argomento, quindi avete visto nel toroidale, avete visto nell'ibrido il posizionamento di e-Power in parallelo sulla linea, senza preoccuparci della carica, perché ad esempio l'amico del canale col toroidale precedentemente, quello che avete visto qua, ebbene lui mi dice che in questi periodi, che non sono ancora quelli di punta, siamo ad aprile, lui ha rilevato 160 ampere in ingresso. 160 ampere sono tanti. Le batterie sono 2P16S, quindi sono della Mani, questa azienda ormai top. Batterie della Mani 30 kWh, se volete c'è anche il link ovviamente sotto il video. Scusate se a volte mi ripeto, ma ci sono tanti iscritti nuovi sul canale che devono avere le indicazioni di dove trovare i prodotti. Quindi 30 kWh, che sono 560 ampere circa, di più sono 310, 620 ampere. Ebbene, con 620 ampere lui carica 160, siamo a meno di un terzo. Anche se arrivasse a 200, 220, adesso che arrivano i periodi forti, ebbene è una carica tollerata. Ma anche se mettiamo qualche pannello in più, ancora tollerata. E quando ci arriva per tensione e quindi la batteria sta assorbendo tanto, lì tutti gli e-Power vanno a rallentare progressivamente per buttare dentro sempre questa costante in base ai settaggi che abbiamo fatto noi. Quindi loro si andranno a fermare quando serve. In base, vi ricordo, l'avete visto nel video precedente a questo, che comanda tutto l'impianto è sempre la tensione, l'equitensione, cioè quando abbiamo il settaggio uguale, le tensioni uguali, settato tutto bene, questi salgono e scendono automaticamente. Mi raccomando, sempre cavi grossi, le giunzioni pulite, le crempature fatte bene, verificate tutte le condizioni dell'impianto, perché qua c'è tanta roba che entra, Qua con 18 kW di pannelli, con 4 regolatori, il toroidale, i cavi, le batterie, 30 kWh, tutta l'elettronica, insomma. Eppure questo impianto, se lo guardate ragazzi, rispecchia proprio l'idea del canale, cioè sobrio. C'è tanta roba ma sembra che non c'è niente, perché tutti i cavi arrivano dritti all'unico interruttore. Potente, controllato, verificato, va benissimo. Basta, non ha voluto mettere le barre equipotenziali, io le consiglio perché a fronte di lavori e manutenzione è sempre meglio metterli.
Ora, qui c'è il gruppo dei fusibili, qua i dry contact, qui gli scaricatori di tensione del lato anche 230, questo invece è quello della continua, tensione continua, un impianto bello. Adesso vediamo sulla lavagna, io spengo il monitor per tornare al vintage e vediamo alcuni dati comportamentali di questi ePever in parallelo. Ebbene ragazzi, adesso ho tolto il monitor, vediamo la lavagna che è contenta perché anche lei è protagonista di questo video ed è secondo me molto più importante lei che l'altro. Lì abbiamo solo visto due cari amici del canale che saluto, molto molto competenti ma anche persone doc, che è l'aspetto primario di questo canale, più della competenza. Ecco perché dico doc anche a tutti voi che non avete competenze ma siete appassionati e volete produrre energia. Detto questo, sulle Pever, quando entrate da computer, se avete il cavo 485, se entrate col Bluetooth, se avete il connettore quello blu, azzurro, se entrate col Wi-Fi, se avete il connettore nero, insomma in qualsiasi modo entrate all'interno, perché attenzione, sulle Pever c'è anche una programmazione rapida, cioè gel, float per chi ha le piombo, eccetera, oppure mettere gel per usare temporaneamente le litio, ma vengono caricate tanto. Allora è meglio entrare con uno di questi tre strumenti. Si entra in una lista fatta di 2 pagine, ok? Dove c'è la prima che vediamo alcune componenti e la seconda che ne vediamo delle altre. Qui vediamo un mix tra le 2 componenti e io ho segnato solamente 4 cose, 4 settaggi, che sono quelli base, sono quelli fondamentali per quanto riguarda la produzione solare. Ora farò un video anche, ne ho già fatto un altro, ma ne voglio fare un altro con molti più dettagli, dove spiegherò il settaggio totale dell'impianto fotovoltaico che avete visto sul mio canale. Ora, come funzionano questi settaggi? È molto semplice, ma ve lo devo spiegare perché in questo modo diventa anche da parte vostra ascoltato in funzione di tutte le esperienze e i test che ho fatto. Allora, quello che consiglio io sono 2 settaggi di bulk. Innanzitutto per gli amici nuovi del canale che stanno approcciando adesso questa piattaforma, ebbene la parola bulk o boost significa che il regolatore di carica consente l'ingresso all'interno della batteria di tutti gli ampere finché si arriva al raggiungimento di una tensione, ve lo ripeto, la tensione che comanda. Quando la batteria arriva a una certa tensione, per lui la batteria è carica, cioè è arrivata lì, ma la tensione si misura realmente solo quando si sgancia la batteria, cioè se noi abbiamo una batteria con assorbimento, diciamo tutto connesso ma assorbimento 0 e produzione solare 0 o quasi 0, ebbene se misuriamo sui poli della batteria abbiamo la realtà dei fatti, cioè la batteria è carica fino a X, 55, 54, 53, 53,8 volt. Bene, quando lui in funzione della potenza fotovoltaica butta dentro, la tensione sale fintamente. Quando arriva al bulk da me ipotizzato, cioè 55 volt, ebbene questo è quello che consiglio io per avere la batteria sempre gonfia, sempre carica, sempre utilizzata al 100%, e gonfia non intendo certo le celle dilatate. Detto questo, abbiamo la batteria 55 volt. Quando è idoneo fare questo? Quando abbiamo tanti pannelli, tanta produzione dove la tensione finta sale, allora mettiamo 55, ok? Se invece abbiamo meno pannelli possiamo mettere anche 54. Perché? Perché sale più lentamente, quindi quando ci arriva è realmente arrivata a 54, la tensione finta è meno finta, è un po' più vera. Qua invece se abbiamo, come nel caso degli amici del canale, 10 kW o 18 kW di pannelli, ebbene lì sale veramente fintamente. Possiamo arrivare anche al 60-70% di batteria a 55 volt. Se avessimo messo 54 avremmo la batteria al 50%. Allora gli diamo questo 55 e voi potreste chiedermi nelle domande: ma allora Gianni, perché non metto 56? Proprio quello è il problema. Se io metto 56 o 57 che ci arriva e mantiene lì, ma in una giornata in cui non c'è questo sole così prepotente, c'è un po' di ombreggiato e lei ci arriva lentamente, stiamo mandando le celle in sovraccarica, cioè le stiamo caricando veramente al 100% con gli equalizzatori attivi che cominciano a misurare 200 o 300 millivolt di differenza tra le celle, ed è troppo. Ecco perché io stabilirei
personalmente, poi ovviamente fate ciò che pensate sia giusto nel vostro impianto, stabilirei questo 55. Eccoci lì, poco più, poco meno, questo soprattutto se abbiamo un buon pannellaggio fotovoltaico. Se ne abbiamo meno possiamo mettere anche 54 perché tanto ci arriva più lentamente, qua ci arriva subito, qua dopo, ma se guardiamo lo state of charge, cioè il SOC, vediamo che qua magari è arrivato a 80 e qua a 90 nell'arco delle stesse ore. A questo punto cosa succede al regolatore di carica, che sia EPEVER, ibrido o qualsiasi sia, interno, esterno? Qui adesso siamo usciti dal concetto EPEVER, descrivo l'EPEVER perché è il fundamental del canale, ma potete applicarlo su qualsiasi regolatore. A questo punto quando arriva lì scende a flottaggio, cioè il flottaggio è il mantenimento della batteria. A questo punto io sono arrivato lì, a quanto devo scendere e mantenerla? Bene, se fate 55 io consiglio 54, se fate 54 io consiglio 53. Perché? Perché in questo caso, ve lo ripeto, sto contemplando di utilizzare le batterie al massimo, cioè io le voglio usare, anche perché fra 10 anni, dicevo 10-15, cioè saranno già cambiate, ci saranno le LiFePO 5, non le 4. Ora, 54 è il flottaggio, attenzione, non è che arriva lì e non carica più, quello continua a buttare dentro i suoi ampere, perché la tensione di salita era finta, e quindi è proprio qui che dall'80-90 passiamo al 100. Anche qui dall'80-90 passiamo al 100 perché continua, lo vedete attraverso lo shunt, ad accumulare ampere, ma meno perché abbiamo passato un volt e abbassando un volt lui si regola in automatico per dosare gli ampere in ingresso. Ora una cosa fondamentale, quando siamo arrivati qua e mettiamo tempo 0, cioè il duration 0, lui arriva qui e dopo 1-2 minuti di verifica scende a 54. Ecco perché vi ho messo in elenco il terzo aspetto fondamentale, che è il bulk duration. Questo lo reputo veramente importante, cioè quando io sono arrivato a 55 volt o a 54 volt, quanto lo faccio durare il bulk, cioè bulk duration, cioè quanto deve stare lì a 55-54. Questo è importante perché stiamo dando il cosiddetto absorption, cioè gli stiamo dando l'assorbimento. Nelle litio l'assorbimento non deve essere mai eccessivo, se no andiamo a caricarle eccessivamente e allora gli diamo un absorption stabilito da noi. Possiamo partire con 10 minuti. Se alla fine della giornata vediamo le batterie all'80, 85, 90 in pieno sole, questo calcolo va fatto sempre in pieno sole in estate per avere il top, perché poi in inverno può essere anche un po' modificato. Se vediamo che siamo alle 2, non abbiamo caricato le batterie come volevamo noi, eccetera, perché dopo 10 minuti è passato subito a float, allora allunghiamo i tempi, cioè il bulk duration glielo diamo da 30. Non basta ancora, glielo diamo da 60. Vogliamo fare 120, ma facciamolo come vogliamo noi. L'importante è non stare troppo nella carica. Se vediamo che siamo già arrivati al 100% col bulk e passa al float e abbiamo ancora 3-4 ore di sole, è il caso di abbassare o questo o questo. Ok? Ecco perché quando mi dite nei messaggi, Gianni, come vado a settare? Ok, oggi sto facendo una panoramica, ma che non vuole indicare solamente come va settato, fai così, perché sarebbe sbagliato. Ma vi sto dicendo, fai così, o cos'ha, o pomì, o cos'è, per una serie di motivazioni che riguardano la tipologia del vostro impianto. Adesso trattiamo l'ultimo aspetto, vedete qua, che è anch'esso molto importante. Oggi sto trattando questi 4, ma nella lista ce n'è circa 15 da settare. Vi ricordo anche che c'è un parametro, questo ve lo dico perché è importante, il parametro equalization, cioè l'equalizzazione deve essere settata non oltre il bulk, cioè se mettete il bulk 55 o 54, il parametro prima, che è equalizzazione, va messo uguale. Se lo mettete meno non funziona, vi dice non lo accetto. Se lo mettete di più fate danni. Allora lasciatelo allo stesso livello del bulk, perché trasformate l'equalizzazione in bulk, quindi sono due bulk che lavorano sulla stessa tipologia. E attenzione, il equalization duration, cioè la durata dell'equalizzazione, rigorosamente, assolutamente, ci tengo a dirvelo qua, ve lo scrivo qui, 0 spaccato.
Le batterie al litio non vanno equalizzate. Cosa bisogna equalizzare? Le batterie al piombo, acido libero e basta. Sarebbero le deep cycle che si usano nel fotovoltaico. Posso equalizzare una batteria della macchina ogni tanto per dargli un rinnovo di potenza? Sì, se non è una AGM o una gel. Piombo, AGM e gel non vanno equalizzate. Equalizzazione tempo zero. Perché l'equalizzazione è una sorta di sovratensione che diamo alla batteria e che fa bollire in un certo qual modo l'acido in modo da creare una rotazione che ripristina il diossido di piombo e l'ossido di piombo metallico. Questi due hanno bisogno di un rinnovo per evitare la solfatazione. Si fa con le piombo acido libero, quelle per intenderci che voi guardate dentro e c'è da rabboccare l'acqua distillata. Quelle vanno equalizzate, tutte le altre no. E le litio? Assolutamente no. L'equalizzazione, se sbagliate, è un motivo di, si dice, gli inglesi gli dicono di swollen. Quando la batteria va in swollen, si è dilatata, si è gonfiata, ebbene l'avete rovinata perché siete andati oltre i 3,75 volt per cella. Questo a volte alcuni amici del canale lo fanno anche sbagliando i settaggi del top balancing e il bottom balancing. Vi ricordo a tutti che non è obbligatorio, se non siete esperti non fatelo, collegate in serie, fate andare la vostra batteria, dopo un anno quando imparate eccetera lo potete sempre fare, è una condizione che può dare un po' più di potenza e longevità alle vostre batterie quanto rovinarle se sbagliate. Scusate se apro questi argomenti ma sono tutti concatenati sul buon funzionamento dell'impianto. Quando fate il top balancing o il bottom balancing dovete chiuderle le celle, non vanno lasciate aperte. No, ma io l'ho fatto anche aperto. Peggio per te. Vanno chiuse per evitare che ci sia questo rigonfiamento, questo swollen delle batterie. Già che abbiamo aperto delle parentesi, ne chiudo una velocissimamente. Tanti amici camperisti mi hanno detto: Gianni, io sotto il sedile del mio Ducato, nel camper, ci trovo comodamente le 4 celle sdraiate. No. Non si possono sdraiare le LiFePO 4 perché c'è un fenomeno studiato da un'università americana che si chiama tombazione, ovvero seppur pochissimo liquido all'interno delle celle, quando si caricano e si scaricano sulle celle a volte così, si crea una microcircolazione. Se le sdraiamo abbiamo l'avvolgimento che è così, non è più così. E questo avvolgimento impedisce la rotazione che avviene solo ovviamente per gravità e per salita termica. Quindi mettendole così il liquido va a ristagnare nel tempo sulla parte inferiore finché la parte superiore dell'avvolgimento, questo microfilm di sali di litio, entra in cortocircuito. Quindi le batterie vanno sempre, in qualsiasi condizione, mantenute verticali. Ragazzi, l'ultimo aspetto era questo, il bulk reconnect. Anche questo è tra i 4 aspetti fondamentali dei regolatori di carica e adesso ve lo voglio descrivere bene. Ho praticamente regolato l'impianto, sono arrivato a 55 volt, ebbene sono passato in flottaggio, col flot il mantenimento sale. È una giornata dove c'è un po' di nuvole che salgono e scendono, quindi non sono sicuro che caricherò. Allora cosa succede? Che passa una nuvola e la tensione scende perché era finta, quindi scende. A quanto la faccio scendere? Per far ripartire il bulk? Innanzitutto la voglio la ripartenza del bulk. Se voi dite no, non la voglio perché a volte il 100%, a volte il 90% mi va bene così, allora qui bulk reconnect mettete 52, perché una volta arrivato a 55, anche se va via il sole, la batteria è 53 e quindi se mettete 52 non riparte il bulk, o addirittura 51. Significa che lei, che vada via il sole, che passino le nuvole, che venga un temporale e poi ritorni il sole, rimarrà, una volta raggiunto il bulk, una volta fatto il duration che avete stabilito voi, basta, lei starà sempre nel float. Quindi avremo un'oscillazione delle tensioni che costringeranno le pevere a lavorare sempre con i pannelli mantenendo il float. Se invece vogliamo stare un po' alticci e abbiamo paura di non caricare in una giornata così eccetera, ed è una cosa che anch'io faccio, il bulk reconnect io lo metto personalmente, valutate voi dalle sperimentazioni, io lo metto a 53, cioè a 53 come va via il sole la batteria scende e se non è veramente carica da restare a 53,5, 53,8, allora lì non scende a 53,
ma se non è carica, mi ha dato un 55, è passato il float, ma poi va via il sole e quando va via scende a 52,8, ecco che lì, pam, riparte il mio bulk. E quindi, ecco, mi riporta ancora le massime potenze dei pannelli. Ok, questo lo reputo importante, ma attenzione, ci può essere una trappola. Se io decido questo alto, allora in un certo qual modo devo scegliere questo basso, perché non posso fare un'ora di bulk, poi appena scende un'altra ora di bulk, può diventare anche eccessivo, ma va valutato. Allora di solito io metto sul mio impianto che non ha tanti pannelli, metto 53 qua e 60 qua, perché quando ci è arrivato mi tiene un 60, 53, se c'è nuvole che passano riparte il bulk e va bene, ma io il test che sto facendo sono 3 kW. Se avessi più pannelli allora comincerei a mettere un 52 o 52,4, 52,6, cioè dimostrami che effettivamente non sei carica. Ok? C'è anche chi mette 53,5 perché vuole sempre il bulk. E poi un'altra alternativa, io posso mettere bulk duration 0, cioè niente o 10 minuti, e quindi sulla base di questo allora mantengo questo, perché sono arrivato al bulk, subito sono sceso al float, batteria 80-90, ma al momento in cui scendo un attimino sotto i 53 riparte col bulk e deve sempre arrivare a 55, magari proprio non 0 ma 10 minuti. Capite? Spero che abbiate capito due cose fondamentali. La prima è che non c'è un'impostazione univoca, ma è tutto determinato da alcuni fattori fondamentali, come il posizionamento della quantità di pannelli, quanti ne ho, quanto sto producendo. Secondo, la capacità della batteria, che è quella che assorbe. Se io ho 16 celle 1P16S, questa assorbirà più rapidamente il bulk, boom, subito 55, allora devo mantenere più alti gli altri elementi. Se ho la 30 kWh, dove la variazione delle tensioni è inferiore, arriverò un po' dopo, più lentamente, quindi mi regolo di conseguenza. Se ho ad esempio un inverter che assorbe molto, il momento in cui parte, perché ho tanti consumi giornalieri, qui avrò una continua oscillazione del 55, quindi cosa faccio con i tempi di bulk? Li aumento? Li riduco? Li devo aumentare perché so che prima o poi parte quello a consumare, ok? Oppure li riduco e tengo il float più alto, 54, va bene, a me quando arrivi a 55 fai 54. Vi dico adesso perché soprattutto voi che siete alcuni che sono nuovi hanno bisogno anche di qualche input qualche direzione più certa invece che una spiegazione così globale. Allora vi dico quello che è il mio settaggio con un impianto fotovoltaico che può andare dai 3 ai 6 kW di pannelli. Io scelgo il 55 volt di bulk, scelgo il 54 di float, in questo modo carico sempre al 100%, col duration inizierei con un 30 minuti per vedere come si comporta e il bulk reconnect lo metterei a 53. Questi sono i 4 step che io farei, sempre da analizzare. Una volta verificati i comportamenti in una giornata di sole, vediamo se sono arrivato troppo alto, se ha ridotto gli ampere. L'amico del canale, quello del toroidale, con i 4 regolatori di carica, mi dice che lui guarda anche 150-160 ampere, ve l'ho detto prima, quindi è tanta roba che entra, però tutta poi che rallenta. Con i dry contact obblighiamo il sole a ributtare dentro altre cose. Una volta che arrivati a 54,5, no, se decidiamo per questo, o 53,5, mi parte un dry contact che mi accende un bel kilowatt sull'acqua calda o 2 kilowatt e lì subito 53,5 e deve buttare dentro il resto, ma 2000, 1000 sono prelevati di là. Questi sono i calcoli. Spero ragazzi che questo video sia servito non tanto per dirvi cosa fare, ma per farvi capire il funzionamento del sole rispetto ai pannelli, rispetto al regolatore di carica, rispetto alla batteria, rispetto all'inverter. Tanto più abbiamo produzione, pannelli, regolatori, tanto più dobbiamo stare attenti a non caricare troppo le batterie, quindi aumentiamo un po' le batterie o diminuiamo i pannelli. Che inverter abbiamo? A volte amici del canale mi dicono: Gianni, io ho 4 batterie 12 volt e un inverter da 3 kW, posso tenerlo aria condizionata? No, il 3 kW è
un limite della 12 volt da camper, ma oggi anche i camperisti sono diventati molto energivori, quindi cominciano con le piastre a induzione, la pompa di calore o condizionatore, allora lì c'è qualcosa che dobbiamo modificare per adeguarci a queste nuove potenze e tutti voi amici del canale attraverso i messaggi e le segnalazioni lo state facendo. Questo è ciò che avviene all'interno di questo canale, ragazzi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi se è vostra facoltà e piacere e ci vediamo al prossimo. Grazie come al solito della pazienza. Buona giornata.